Страшно? Именно так и задумано. Семинара. Небольшой город в Калабрии, зажатый между Аспромонте и морем. 3000 лет назад греки принесли сюда традицию – вешать на дверь уродливое лицо. Не для красоты, для защиты, чтобы зло увидело что-то страшнее себя и ушло. В городе до сих пор несколько семей делают эти маски. Руками, без формы, как делали их деды. Но мы идем к одному мастеру. Его отец лепил маски, которые попали в руки Пикассо. Маленький город на юге Калабрии и один из самых известных художников мира. Вот с этой двери все и начинается. Слово «потропей» греческое, означает буквально «отворачивающий зло». Древние греки верили просто. Злой дух смотрит на тебя. Значит, нужно дать ему что-то, на что он будет смотреть вместо тебя. Что-то настолько страшное, что он сам испугается и уйдет. Allora, le maschere si definiscono in maschera apotropaica greca dalla corona, porta fortuna con le corna, scaccia malocchio, denti, corna e lingua. Si dice che più lunghe hanno le corna, più potenti sono. Però qualsiasi maschera è simbolo di porta fortuna. Se voi notate ce ne stanno tanti con la bocca aperta, sono con la bocca aperta perché oltre a essere segno di padronanza, la maschera veniva fatta con la bocca aperta perché sin da dove ci stavano gli antichi greci quando recitavano, la bocca la portavano di fronte alla sua e dovevano amplificare la voce. Per questo usavano tutte queste maschere greci con la bocca aperta. Le maschere anticamente venivano posizionate fuori dalle porte, si dice per allontanare i demoni. Si posizionano sopra la porta come quella lassù, se lei la vuole guardare, quella lassù, perché si dice che la gente che entra dentro casa non la deve vedere, la deve vedere solamente quando va via, perché entrando dentro casa tua la gente tutto quello che dice o che pensa sia sulla famiglia, sulla casa e su tutto quello che ci sta all'interno della casa, all'uscita colui che ha pensato, ha parlato male, incontra lo sguardo della maschera e se lo porta con sé. Потом пришло христианство. Казалось бы, все, языческие маски должны были исчезнуть. Но в семинаре сделали по-своему. Маску оставили, рядом повесили Мадонну, и никто не видит в этом противоречия. Маска отпугивает, Мадонна защищает. Два стража, разные адреса, одна функция. Страх перед сглазом оказался сильнее любого запрета. Церковь это поняла и перестала бороться. На юге Италии так часто бывает. Языческое и священное живут на одной стене, не мешая друг другу, как будто всегда так и было. Se ti dico che tra tanti miei clienti ho tanti preti, cardinali e cose che comprano soprattutto le maschere. La maschera di seminario non è come la maschera veneziana, fiorentina o diciamo siciliana, perché loro hanno un certo diciamo equilibrio sia nel vedere cose. Le maschere nostre devono avere sembianze umane e animalesche, perché devono includere paura, capite? Sì. E per questo, infatti se ne vede di tanti tipi, ad esempio la maschera qua che senza occhi, che ha bocca aperta, poi questa qua che è tipo Eolo, dio del vento, questa è maschera greca, questo è il bene e il male, poi ci sono dei Bacco, cose, quelle lassù sono tutte maschere di mio padre, ormai sono invendibili quelli là. Quelli li comprano solo ed esclusivamente i collezionisti. Mio padre era colui che rubò al padre mentre lavorava il bombolo, gli staccò un manico e dall'argilla del manico creò la famosa testa greca. A 16 anni prese alcune opere e se ne andò via da questo paese, andò a Latte in Francia, dove lì mentre stava realizzando una colomba si trova a passare Pablo Picasso, vide sto ragazzo e gli fa: ragazzo, ma tu da dove vieni? Mio padre gli disse: io sono calabrese. E Picasso gli disse la famosa frase che è scritta pure nelle enciclopedie: calabrese, tu hai le mani d'oro. Venite che andiamo su nel laboratorio. Когда-то в семинаре дым шел из многих дворов.
Здесь были семьи, которые знали только это ремесло — лепить, обжигать, продавать. Не все, но достаточно, чтобы город жил этим, Prego. чтобы запах горящей глины стал частью воздуха, которым здесь дышали. Сейчас идешь по улице и считаешь не дома, а заколоченные окна. Целые кварталы стоят пустые, двери замурованы, маски еще висят, но уже некому открыть. Sta facendo senza guardare, visto com'è. La memoria. Se mi addormento però poi mi svegliate. Allora, questa è la famosa maschera apotropaica greca, bocca aperta come dicevamo prima, segno di padronanza. La voglio fare triste, rialzo la bocca, abbasso le sopracciglia, diventa triste. Voglio fare la famosa maschera di seminare, la maschera scacciamalocchio, basta fare così, facciamo le corna, le rigiriamo, per chi non ci sente gli facciamo pure le orecchie e abbiamo fatto com'è. Poi Abbiamo letto. c'è pure la mia allieva qua, oggi mi fa vedere. Assistente d'arte. No, è un cigno, sembra. Eh sì, è un cigno. Eccolo qua. Bellissimo. E lo regaliamo alla bambina, tieni. Grazie. Ci stavano 11 banche, 13 monasteri, 176 famiglie di nobiltà. La famiglia Grimaldi, quella che gli fa mangiare l'olio, che ha inventato l'olio, l'ulivo, altrimenti una volta era petrolio l'olio. C'è stata l'entrata di Carlo V, il monaco Barlam, il maestro di Petrarca e Boccaccio, e Lonzio Pilato, sempre di Seminara. Qui abbiamo stato del Gaggini, cose. Poi sottoterra è tutto pieno di cunicoli, di cose, perché c'erano 13 monasteri qua. Mannaggia. Он один из последних. Не последний. Важно это сказать честно. Но один из немногих, кто еще помнит, как гудит печь, как пахнет глина до обжига и после, как маска, которую ты сделал сегодня, будет висеть на чьей-то двери через 100 лет. Если, конечно, будет на чьей. Certo, adesso la vita è cambiata perché adesso si pensa più alla tasca, pure alla cosa, e uno preferisce meglio comprare un gadget che comprare, diciamo, un'opera d'arte, una cosa. Però noi teniamo duro, io sono rimasto per amore, tanto per incominciare, amore verso i miei genitori. Io finché ci sarà mia mamma, io sarò sempre qui a Seminara, poi devo decidere, mi devo decidere. Però per me Seminara vale più di Roma, di Shanghai, dell'America, di New York, di qualsiasi parte del mondo. Questo è dove sono nato. Non è i soldi che ti fanno la ricchezza o la cosa. Io sono ricco di arte e a me mi basta, capito? Perché la nostra famiglia con D'Urso è enorme, arriva fino al 500, parte meglio dire dal 500, però colui che ha dato lustro a questa famiglia è stato mio padre, io sono il suo continuatore e i ragazzi saranno i miei continuatori. Io ho 58 anni, questo è un paese, oltre alle ceramiche, è un paese molto famoso per le faide. Cosa sono? Le faide sono quando due famiglie si ammazzano tra di loro. ok, sì. Qua ci sono stati svariati morti, ma tanti. E qua ancora, se io lavoro, tu non puoi venirmi a rompere le scatole a me, perché se tu mi rompi le scatole a me, io ti rompo le corna. Perché se tu ti senti essere indranghetista, io sono più indranghetista di te, perché io la mattina mi alzo col buio per venire a lavorare e portare un pezzo di pane a casa. Capito come? Se tutti la pensavano come la penso io, Io vorrei comprare qualche cosa per ricordo. Cosa mi consigliate? Mi fate vedere qualcosa?
La cosa più bella comprare secondo me sarebbe la maschera, se no ci sono pure altri oggetti. Ma Sì, la la- maschera, metterti una maschera Attenzione. sopra l'entrata della porta, ad esempio questa se l'è messa mio nipote qua. La vedi? Ma voi avete detto che si mette da dentro, perché io O avevo dentro o letto fuori, che... come Ah, vuoi. anche fuori. È una cosa che si tramanda, no? Come quello che fa il panettiere, il dolciere, la cosa. È una cosa che si tramanda, anche se adesso le tradizioni si andranno perdendo tutti quanti, già si sono persi. Io mi ricordo quando ero ragazzino come loro, cercavano tutti di andare dal falegname, di andare dal fabbro, di andare dal muratore, cose. Adesso no, adesso dagli questo qua, sto telefonino in mano ai ragazzi, dagli le feste, le cose e poi ti saluto. Ho lasciato la ragazza, già, quella là, dai. Quella gialla, via. Gialla, sì, è bellissima. Guardate, ma fatta a mano, Qua si vede una Deve cosa, fare veloce, qua, cioè, qua le eccola mani, qua, vedete qua, sì, qua, veloce. quando uno gli dà i colpetti qua è fatta così, Dai, 1 e 2, dai, via, via, via. e poi uno non può dire, perché venga qua, ti faccio vedere le cose. Queste qua prima che me lo fa, poi per rialzarli io metto il dito, guardate là il mio dito, parte da qua, faccio così io, no? Faccio così e faccio così, eccolo qua. E infatti ci sta la forma del mio dito dappertutto, no? Vedete qua comincia, incastro. Eppure ti posso dire che queste maschere hanno girato il mondo e continueranno a girare il mondo, queste maschere. Andate a guardare, andate a guardare. Bello. Le fontanelle, guarda. Уходя, я остановилась. Над улицей ласточки. Десятки. Лепят гнезда под балконами из той же глины, что лежит в мастерской. Берут землю и строят дом. Возвращаются каждый год. Не потому, что не могут улететь. Потому что выбрали это место. Мастеру 58. Он мог уехать. Многие уехали. Пустые дома об этом говорят лучше любых слов. Но он остался. Взял глину в руки, и у него уже есть те, кому он передает это. Некоторые люди, как ласточки, возвращаются, остаются, лепят. Я Лена, и это истинная душа Калабрии. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее открытие. Увидимся в пути. Чао!